Ciao ragazzi, sono Elissa, non Elisa, e oggi vi faccio vedere un matrimonio canadese. Mi avete chiesto di fare un vlog di questo matrimonio perché volevate vedere la differenza tra un matrimonio canadese e un matrimonio italiano, quindi cercherò di farvi vedere quali sono le differenze. Siamo ad ottobre, quindi fa un po' freddo, abbiamo delle coperte perché appunto fa freddo. Sono vestita così, con questo vestito. Allora, se non mi conoscete, sono una ragazza canadese e ho registrato questo video quando ero in Canada perché sono tornata in Canada a parte per visitare i miei, ma anche per questo matrimonio. E forse state chiedendo perché stai postando questo video a dicembre? Lunga storia. In breve sono stata a mare. Comunque, qua vedete che siamo in una carrozza. Motivo perché, non lo so, è magico. Faceva abbastanza freddo, quindi per non camminare da un posto a un altro c'erano queste carrozze. Questo già è una cosa che diciamo che non è tipica. Questo è un matrimonio un po' particolare. Questo matrimonio è fuori, non è in una chiesa, quindi è un po' diverso già per quello. Potete anche già vedere, ci sono alberi dappertutto, siamo in mezzo a nulla, non c'è un cavolo qua, siamo andati un'ora fuori da Ottawa per venire in questo posto. E adesso c'è il vento, ho freddo, torno ad andare dentro, cercherò di farvi vedere qualcosa perché c'è scritto che non ci possono essere telecamere, cose così, quindi devo andare un po', non devo essere in mezzo a tutto, quindi cercherò di farvi vedere il momento di I do, se no niente, ma cercherò di farvi vedere il più possibile. Se pioveva, questo era l'altro posto in cui potevano fare il matrimonio. No, is this gonna be on a vlog? Yeah, it is. Hi, It's gonna be on a vlog. Forget about it. Questo è un periodo molto bello in Canada, infatti mi sa che è il periodo che mi piace di più. Allora, qua sta per cominciare la cerimonia. Volevo giusto farvi vedere dov'era, quindi come detto non è una chiesa, è fuori, che veramente dipende dalla persona. Ci sono delle persone che lo fanno in chiesa, però non è parte della cultura, diciamo. Tipo, fai un matrimonio in chiesa solo se sei una persona religiosa. Spesso le persone fanno il matrimonio fuori. Quindi andavamo da un posto a un altro in questo matrimonio. Quindi ogni volta che dovevamo tornare nell'altro posto c'era la carrozza. Poi mentre facevano le foto, queste cose, potevamo mangiare un po' frutte, verdure, cose così. Qua siamo andati nell'altro posto, nel posto, diciamo, al posto finale, dove possiamo finalmente mangiare, perché io sono arrivata, mi sa, alle 2 di pomeriggio, alle 2:30, qualcosa del genere. La cerimonia è cominciata alle 3, a questo punto sono tipo le 7, quindi è una cosa abbastanza lunga per un matrimonio canadese. Mi sa a questo punto già mangiavamo. Io non ho fatto il video di quello che ho mangiato perché avevo troppa fame. E comunque siete italiani, quindi qualsiasi cosa che mangiamo mi sa che non siete così interessati. Quando i miei amici hanno detto dove era, hanno detto che era un barn, che non so come tradurre in italiano. Non lo so, però era abbastanza carino alla fine, devo dire. Mi aspettavo peggio. Sembrava quasi Natale con tutte queste luci. Questa è una parte che mi è piaciuta tanto. I discorsi, penso, forse non è la traduzione giusta, però questo è il testimone, penso, il miglior amico, insomma, ha fatto un discorso. Questa è una cosa che, quando sono fatti bene, sono molto divertenti, perché prendono sempre in giro lo sposo. Io conosco lo sposo da quando avevo, non lo so, 7 anni, non lo so, da quando ero alle scuole elementari, da quando eravamo molto piccoli, però non eravamo migliori amici, quindi così posso imparare cose nuove di questa persona, specialmente cose imbarazzanti che, non lo so, fanno ridere. Quindi c'erano delle persone per parlare dello sposo e anche altre persone che parlavano della sposa, non lo so, era divertente, mi ha fatto ridere un sacco. Place? Of course. What do you want me to do? Just say hi. Oh, hi. How is that white? Questa forse è la mia parte preferita della serata, quindi
Hanno detto che dovevamo andare fuori, dovevamo uscire per vedere il primo ballo. E io pensavo, ma perché ballano fuori? Questa è una cosa che non capisco. Comunque, vabbè, siamo andati fuori, avevamo ancora quelle coperte per non morire, insomma, perché faceva freddo. Almeno c'era il falò. All'improvviso fuochi d'artificio, che è una cosa che sinceramente non mi aspettavo, perché questo, devo dire, non è una cosa normale a un matrimonio canadese o qualsiasi matrimonio. Questa è una cosa speciale che io ero sorpresa, scioccata, ma no, era molto bello. Era un momento molto magico. Ovviamente ho pianto, perché sono così, piango sempre, soprattutto con le cose felici piango. Non lo so, era bellissimo. E questo durava per tipo 10 minuti, non era una cosa corta, sembrava quasi quando festeggiamo il giorno del Canada, non so, Canada Day comunque quello. Comunque c'era la musica che ovviamente ho tolto perché poi demonetizzeranno il video oppure tolgono il video, quindi questo non va bene. I don't know what to do. I don't know. Say hi. I'm scared. Poi c'era il primo ballo tra la sposa e suo padre e poi lo sposo e sua madre, che mi sa che è una cosa che si fa, non lo so, quasi sempre, probabilmente è uguale in Italia, non so, in Canada lo facciamo sempre. Tutti ballavano insieme, io ero lì triste da sola, che il mio ragazzo era in Italia, io ero in Canada, triste senza di lui, no scherzo. E poi niente, è tornato normale. Noi abbiamo ballato tantissimo, ma io ho ballato da tipo le 10 o le 11 fino alle quasi le 2 di mattina. Io ho ballato tantissimo, mi sono divertita veramente un sacco e eravamo completamente pazzi. Non è che, come vedete, non è che ballavamo molto bello, tipo, io facevo la stupida, non lo so, era divertente. Le cose divertenti è che non ho neanche bevuto, i miei amici pensavano che io fossi ubriaca, invece no. Qua vedete che c'è Gesù Cristo in fondo che che non ha prove di queste cose. Quindi questo è lo sposo e il suo migliore amico. Ancora i miei amici scemi. Roba scandalosa. Non so se lo fate in Italia, se è una cosa che si fa in tutto il mondo, però non so come spiegarlo in italiano. C'è il coso che c'è sulla gamba che lo sposo deve togliere con i denti, insomma. Comunque, fa ridere. I miei amici sono veramente scemi, io compresa. Oddio. Avrete un'opinione molto, non lo so, negativa dei canadesi dopo questo video. No, siamo veramente pazzi. Probabilmente ci sono persone in Canada che sanno ballare. Oddio, a questo punto lui diceva che io dovevo ballare con lui. Ho detto no, sto filmando, lasciatemi stare, no. La cosa divertente è che non sono neanche ubriaca, anche se sembro ubriaca, però. Oddio, sono pazza. E poi alla fine, perché io sono stata lì fino alla fine, quindi sono praticamente tutti andati via, c'era un'altra canzone lenta e loro ballavano, molto romantico, ovviamente ho pianto tipo 1000 volte quella sera. No, devo dire che il matrimonio era molto bello, mi è piaciuto un sacco e non lo so, ero molto felice. Ciao ragazzi.
ragazzi, sono appena tornata a casa, la voce non ce l'ho più, devo far piano perché mi stanno dormendo, sono le 2 di notte, sono completamente distrutta, sto per andare a letto, ma volevo solo dire grazie di aver visto, di aver guardato questo video, mettetemi un bel mi piace se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento facendomi sapere se, non lo so, era interessante questo video, vi piace questo tipo di video, sono curiosa. Oddio, non riesco a parlare. E questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!